Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Airol Pier Fabre Italia SpA. Ultimo aggiornamento. 1 settembre 2021. Cosa Airol? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Airol durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa Airol? Airol ha un farmaco a base del principio attivo tretinoina, appartenente alla categoria degli antineoplastici, antiacne retinoidi e nello specifico retinoidi per il trattamento topico dell'acne. È commercializzato in Italia dall'azienda Pier Fabre Italia SpA. Airol può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Airol 0,05% soluzione cutanea 50 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Pier Fabre Italia SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: tretinoina. Gruppo terapeutico: antineoplastici, antiacne retinoidi. Forma farmaceutica: soluzione. Indicazioni: acne vulgare, soprattutto forme comedoniche. Posologia. Posologia: in base alla tollerabilità del paziente il dosaggio giornaliero può variare da 1 a 2 somministrazioni giornaliere. Prima dell'uso è necessario eseguire un test di sensibilità in una piccola zona di pelle per accertare la tolleranza al farmaco. Il prodotto deve essere applicato sulle zone interessate prima di coricarsi, dopo aver pulito ed asciugato con cura le aree di applicazione. In caso di intensa irritazione all'inizio del trattamento, applicare la crema a giorni alterni. Iniziare con una somministrazione giornaliera. Se non si osserva irritazione durante le prime fasi del trattamento, è possibile aumentare le applicazioni a 2 al giorno. La durata del trattamento deve essere da 8 a 12 settimane al dosaggio indicato. Durante le prime settimane di trattamento, oltre all'irritazione iniziale, può verificarsi l'insorgenza di papule e pustole. Nel caso di manifestazioni irritative persistenti può essere necessario interrompere temporaneamente il trattamento. I primi sintomi di miglioramento, deducibili da una diminuzione del numero dei comedoni, si osservano in media dopo 4-8 settimane. L'interruzione del trattamento deve essere graduale. Modo di somministrazione. Uso cutaneo. Crema: spalmare con le dita uno strato sottile di crema sulle aree colpite. Soluzione cutanea: applicare con un dischetto di cotone uno strato molto sottile di soluzione cutanea sulle aree colpite. Le mani devono essere accuratamente lavate dopo ogni applicazione. Non superare le dosi consigliate. Un impiego eccessivo del preparato provoca solo una spiacevole reazione cutanea senza che si abbia un migliore risultato terapeutico. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Dermatite acuta, inclusa dermatite periorale. Gravidanza e allattamento, vedere paragrafo 4, 6. Donne che stanno pianificando una gravidanza. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Per le prime applicazioni, all'inizio del trattamento, è consigliabile eseguire un test di sensibilità ripetuto su una piccola zona di pelle, area del test, per la possibilità di intolleranza. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Si sconsiglia il contemporaneo impiego di altri farmaci per uso topico poiché a copyright potrebbero comparire reazioni cutanee più imponenti, senza nessun miglioramento del risultato terapeutico. Non sono stati effettuati studi di interazione. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Airol durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Airol durante la gravidanza e l'allattamento?
I retinoidi somministrati per via orale sono stati associati ad anomalie congenite. Quando utilizzati in base alla prescrizione, i retinoidi somministrati per via topica si presuppone generalmente che siano a, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Airol non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. I sintomi riportati negli studi clinici con tretinoina riguardavano reazioni cutanee a livello delle aree trattate. Eritema, secchezza, desquamazione e sensazione di bruciore che si verificano molto frequentemente durante le, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. A causa dello scarso assorbimento percutaneo della tretinoina, è improbabile che si verifichino effetti sistemici dopo somministrazione topica. Sintomi. I segni ed i sintomi di un possibile sovradosaggio sono dermatite acuta con edema ed erosione cutanea. Gestione. In caso di sovradosaggio dovuto ad aumentata frequenza di applicazione o applicazione eccessiva, la preparazione deve essere utilizzata riducendo la frequenza o interrotta per qualche giorno. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Retinoidi per il trattamento topico dell'acne, codice ATC. D10 ad 01. Gli effetti farmacologici della vitamina acido sulla cute animale sono stati studiati da diversi autori. Dopo applicazione sulla cute, proprietà farmacocinetiche. Nell'uomo, Riez ha valutato quantitativamente la farmacocinetica della vitamina acido, utilizzando un composto marcato, ed ha stabilito che, quando il principio attivo viene applicato sulla cute, solo una quota assai, dati preclinici di sicurezza. In studi non clinici eseguiti usando applicazioni topiche, sono stati osservati effetti solo ad esposizioni considerate sufficientemente al di sopra della massima esposizione umana, indicando una scarsa rilevanza per l'uso clinico. Elenco degli eccipienti: Airol crema, glicerolo stearato /acetaret 20, squalano, cera di esteri cetilici, sorbitolo liquido, non cristallizzabile e 420, magnesio solfato eptaidrato, acido benzoico, e 210, butilidrossianisolo, e 320, disodio edetato, acqua depurata. Airol soluzione cutanea. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Airol a base di tretinoina sono: tretinoina Same. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.